aver scelto di dedicarmi, dedicarmi, dedicarmi un po' del tuo tempo. Il video di oggi è un'uscita speciale perché è un grazie speciale a te per tutto il supporto che mi stai dando, perché sei qua ad ascoltarmi e un grazie speciale a tutti voi perché è grazie a voi tutti che ho raggiunto la soglia dei 1000 iscritti e per me è tantissimo, tantissimo, tantissimo. Sono ultra emozionata, è la quinta volta all'incirca che provo a registrare questa intro e faccio un casino dietro all'altro perché sono io come al solito e invece ci tengo tantissimo, tantissimo, tantissimo a ringraziarvi perché senza di voi, senza il vostro supporto, senza i vostri like, senza le vostre iscrizioni, senza i vostri commenti, non sarei qui. Perché ho iniziato da poco, relativamente poco, e mi state dando un sacco di spinta positivissima. Siete tutti stragentili, sono stupendi i vostri commenti, i vostri consigli, i vostri cuori, insomma, grazie, grazie, grazie davvero. E non so effettivamente quale sia il modo migliore per ringraziare ognuno di voi. Io vorrò mettercela tutta per fare sempre di più e sempre meglio, per fare dei video che possano essere sempre più carini, più nuovi, più divertenti, ma anche rilassanti e insomma per passare qualche minuto con voi, anche se virtualmente, in tranquillità, in pace, in serenità. E quindi stasera sono qui per voi, principalmente davvero per dirvi grazie e per dirvi che spero di continuare così, spero di continuare a piacervi, spero di continuare a fare ancora questo che mi piacerebbe davvero tantissimo che diventasse il mio lavoro. E questo è possibile soltanto grazie a voi, quindi niente, io incrocio le dita e speriamo. Perciò ho pensato che il video di oggi sarà un video chiacchiericcio in cui vi parlerò un po' di me, ovvero sia mi piaceva fare il tag delle 100 domande, ne ho letti un po', ce ne sono davvero tantissimi e alcuni di voi in effetti mi hanno detto che sembro un po' la donna del mistero, cioè finora ho detto poco, ecco. Perciò ho scelto alcune di queste domande. La mia idea sarebbe quella di rispondere a una cinquantina di questo tag delle 100 domande e poi di lasciare la palla a voi, ovvero se avete delle curiosità, delle altre domande a cui non ho risposto fra queste, mi farebbe davvero molto molto piacere se voleste scrivermele nei commenti e farò un altro video apposito in cui risponderò a queste domande. Se invece mi stai guardando per la prima volta, saluto anche te e spero che questi miei contenuti ti possano piacere. Se non sei ancora iscritto e ti va di iscriverti al canale, è completamente gratuito
e a me dà davvero una grandissima mano, oltre che mi fa veramente veramente strapiacere. Quindi benvenuto e se ti va fammi sapere cosa ne pensi scrivendomi un commento o magari lasciandomi un like. Grazie e buona visione. Che ne dite? Cominciamo con questo tag allora. Nome: Veronica. Qual è il tuo nickname e perché l'hai scelto? Beh, il mio nickname è Lira, lo sapete ormai, e viene dal personaggio che ho giocato nella campagna di The Witcher, una campagna che è durata tanto, dal 2020 al 2022, e, e che per me è stata meravigliosa, è proprio stata quella che mi ha aperto un mondo. L'ira è rimasta dentro di me, l'ira dei Drummond. Io ogni volta che penso a quella campagna, torno in quel mondo, sono rimasta un po' l'ira, sono davvero un po' l'ira. E quindi questa parte di me che per me è stupenda, è stata una scoperta di lati di me che non pensavo di avere e che ho visto giocando. Non so se, anzi fammi sapere nei commenti se giochi, se hai mai giocato a giochi di ruolo e se hai mai provato questa sensazione che stavo iniziando a descriverti, ma ci vorrebbe un video tutto dedicato solo a questo, quindi passo alla domanda successiva. Di che segno sei? Sono Vergine, ascendente Scorpione, quindi una bella combinazione rognosa, se te ne intendi un po'. Quanti anni hai? Allora, io spero che non siate bravi in matematica, quindi vi dico che sono nata l'11 settembre 87 e fate il conto o non fatelo, mi va stra bene uguale. Qual è il tuo personaggio preferito di Harry Potter? Allora, questa domanda ci ho pensato un po' alla risposta per non star qua eh, 10 anni a chiedermelo, perché Harry Potter lo adoro, mi sono riletta i libri di recente, quindi è difficile come scegliere la stella preferita del cielo, fiore preferito e cose simili, ma vi direi la McGranit perché, perché è un'ottima insegnante con la giusta dose di severità ma anche di attaccamento sia alla sua materia che ai suoi studenti che soprattutto alla sua scuola, e perché quel Pier Totum Locomotor è troppo bello, è proprio troppo bello. Hai animali domestici? Sì, ho 6 gatti e una cagnolina che però è più di mia mamma che mia. E i gatti sono i miei tesori. Qual è, secondo gli altri, il tuo peggior difetto? A mani basse vi direi l'impulsività e la conseguente attitudine a tirare frecciatine cattive che quindi terrorizza gli altri. Qual è la tua vacanza ideale? Mm, direi visitare città e musei. Assolutamente sì, città, musei, però in realtà mi piacciono tanto anche i
castelli. Qual è la mia vacanza ideale? La mia vacanza ideale è visitare luoghi che mi sembrano magici. Effettivamente non importa che sia proprio una città, però sono una appassionata di Medioevo, di arte, direi non contemporanea, quindi vado piuttosto nell'arte antica e medievale e oltre, ma solo fino proprio ai primi del Novecento. Quindi portatemi a visitare questi luoghi e io sono in un paradiso. Poi con chi è la mia vacanza ideale? Con le persone con cui di solito vado. E voi direte voi grande elegante. Va bene. Sto leggendo e non trovavo la domanda successiva. Benone. Serotina o mattiniera? Serotina, decisamente. Oppure anche mattiniera, ma se la mattina comincia da mezzogiorno in poi. No, vabbè, mi alzo anche spesso presto per lavoro, però diciamo che sono un po' più attiva mentalmente più di sera che di mattina presto. Sai arricciare la lingua? Sì, ve lo faccio anche vedere. E cosa guardi più spesso su YouTube? ASMR, ovviamente, perché soffro di insonnia un sacco e appunto sono serotina, andare a letto presto non mi riesce, a volte proprio non riesco a dormire, quindi ASMR ne guardo un sacco e ci sono tantissime ragazze stra brave, davvero tante tante tante, che io spero a breve di poter chiamare colleghe. Comunque in realtà guardo molto anche divulgatori, soprattutto di storia. Hai tatuaggi? No, no, non ho tatuaggi e mi piacciono molto sugli altri, però ancora non ho trovato, diciamo, l'ispirazione a farmene uno. Hai piercing? Ne avevo uno proprio qua, non credo si veda più perché l'ho tolto anni fa, cioè si vede molto da vicino, ma non si vede in camera. Hai mai baciato una persona che non conoscevi? Domanda interessante, carinissima. Sì, ho baciato una persona prima ancora di sapere come si chiamava. Ero al Comics del 2012 e, ed è stato un incontro carinissimo, divertentissimo con questo ragazzo che era vestito da Mirko dei Beehive di Kiss Me Liscia quindi e in pratica beh, ci si fece la foto, io ero quel giorno ero vestita se non sbaglio steampunk e ci si fece la foto, si chiacchierò e mi disse ah peccato che non sei vestita da Kiss Me Liscia perché se no ti avrei baciato e dice magari aspetterò l'anno prossimo o qualcosa del genere e sì che ovviamente perché io sono così dissi beh ma perché non ora e ci si baciò così poi io andai via continuai a fare le foto per altri non so 50 metri o giù di lì e poi mi riscossi un attimo e tornai su eravamo diciamo se siete pratici del Lucca Comics in quel momento stavo facendo la discesa vicino alla fontana, quindi tornai su perché lui era lì dove facevamo prima la Citadel e gli chiesi il nome, ci si presentò eccetera, quindi ho effettivamente baciato una persona che non conoscevo, con cui poi vabbè ci mettemmo insieme, con cui ho avuto una storia. In te prevale sentimento o ragione? Sentimento, allora, no,
Facciamo una precisazione. Solitamente sul lavoro sono piuttosto razionale e sul resto delle questioni sempre o quasi sempre sentimento. Ti sei mai pentita di una scelta fatta? Mm, Mi sono pentita di non aver valutato attentamente quali sarebbero state le conseguenze di queste scelte, quanto male mi avrebbero fatto le possibili conseguenze, però non mi sono mai pentita di una scelta fatta perché generalmente ci metto un'eternità a fare scelte sceme, tipo, che ne so, che film guardare o cosa che bevanda offrire alle persone invitate, cose veramente ciucche. Ci metto tantissimo a decidere e poi me ne sto a preoccupare un sacco, mentre invece le decisioni importanti le pondero, le prendo, quando le ho prese non ci sono più sopra e quindi no, non mi sono mai pentita. Come ti vedi tra 10 anni? Come mi vedo tra 10 anni? Questo è molto difficile. Ehm, Se voglio essere ottimista, mi vedo ancora qui con voi e mi farebbe davvero molto piacere esserci. Poi, già che ci siamo, ci aggiungerei che magari mi piacerebbe vivere da sola. Attualmente vivo con mia mamma, insomma, mi piacerebbe avere un appartamento tutto per me oppure convivere o essere sposata. Qual è l'ultimo film che hai visto al cinema? Io vi dico Lisan al-Gaib e voi capirete che ha Dune 2. Qual è la tua sitcom preferita? Big Bang Theory senza ombra di dubbio, non so più quante volte me lo sono rivisto grazie a Netflix che l'hai messo, perché ormai tutti loro sono diventati degli amici che ho bisogno di rivedere periodicamente. Con quale personaggio immaginario ti identifichi? Anche su questo ci avevo pensato un po', ma poi mi è venuto davvero da scuotere la testa e dire ma come non ti ricordi? Cioè, non ti è venuto in mente Madame Bovary? Sei seria? Quantomeno per tutta la vita ho avuto molto bovarismo dalla prima volta che ho letto quel romanzo. Mi sono sentita tanto Emma, anzi, a dire la verità, la primissima storia d'amore della vita ho capito che doveva finire perché vedevo nel ragazzo con cui stavo, lo vedevo troppo simile a Charles Bovary e io mi vedevo troppo simile a Emma, quindi ho detto no, non si può stare insieme. Pensate voi, lasciare, lasciare qualcuno perché ti senti simile a un romanzo, è così, ho fatto anche questo, va bene. Qual è stato il primo gruppo o artista di cui sei stato fan? Cristina D'Avena di sicuro, la chiamo ancora D'Avena perché i presentatori erano milanesi, per me quella che si mangia è avena, ma lei è D'Avena, ok. Comunque Cristina e gli 883, assolutamente loro due. Qual è l'appuntamento peggiore mai avuto? Che domanda assurda. Ah, così sulle prime vi direi, mi ricordo di un appuntamento in cui mi sono annoiata tantissimo, tantissimo, in cui mi sono chiesta proprio che diavolo ci stavo a fare, perché non lo so, mi ricordo di sto ragazzo che mi aveva invitato a casa sua a guardare un film, noiosissimo sto film, nonostante io gliel'avessi detto, nonostante stessi morendo di sonno, niente, ho voluto finire di vederlo fino alla fine così e poi ciao ciao, un appuntamento veramente brutto.
qual è il miglior libro che hai letto quest'anno? Difficile, beh, quest'anno, ora per me l'anno è partito a settembre perché lo so, lo fate anche voi, per me l'anno non parte a gennaio, parte a settembre, come quando si era piccini nelle scuole, anche perché forse il mio mese di nascita è settembre, chi lo sa, nel mio cervello è così, quindi mi sono riletta tutti i libri di Harry Potter, difficile quindi dire il miglior libro, perché mi sono letta anche il penultimo di The Witcher e finalmente devo finire la saga, quindi devo leggere anche l'ultimo. Però ho appena comprato l'ultima ora il romanzo scritto da Matteo Ruboli di Vanilla Magazine e vi dico 100-100 sarà quello il miglior libro letto quest'anno anche se ancora non l'ho letto. Quale capo di abbigliamento non indosseresti mai? Non ce ne sono capi che non indosserei mai, mi sa, perché sono una cosplayer, sono stata una cosplayer, lo risarò e quindi mi piace indossare cose assurde, qualsiasi assurdità disponibile. Non mi viene in mente qualcosa che non indosserei così sulle prime. Se potessi portare solo 3 cose su un'isola deserta, cosa sceglieresti? Qui bisognerebbe capire se su quest'isola deserta poi qualcuno mi ci viene a prendere, cioè se ci posso stare in vacanza serena e tranquilla o se devo fare un po' come l'isola della piccola Flo, perché in quel caso non sarei capace per niente e quindi è una domanda complessa. Mi sto chiedendo se mi dovrei portare qualcosa per suicidarmi, cioè, Dio buono, domanda assurda. Cosa ti piace fare di più nel tempo libero? È una bella battaglia tra GDR, giochi da tavolo e musei, castelli, insomma, come dicevo prima, visitare posti che per me sono magici, che mi ricaricano tantissimo, quindi una bella battaglia. Non sempre si ha modo e tempo di andare a visitare posti, quindi dato che si parla di tempo libero, vi direi a questo punto sì, giocare con gli amici, come se avessi 7 anni, perché all'epoca non ne avevo amici con cui giocare, avevo pochissimi amici da piccola. Cosa ti annoia di più o cosa non ti piace fare? Detesto andare in discoteca, non so ballare, mi sento scema, non mi piace quella musica, quello non mi piace proprio. L'ho fatto da ragazzetta, ci ho provato, però no. Cosa ti piacerebbe di più imparare o provare a fare? Mi piacerebbe cantare, mi piacerebbe imparare a cantare e saperlo fare, ma so di essere stonatissima. Preferisci i giochi di squadra o quelli individuali? Direi quelli di squadra. Cosa ti piace di più di te stessa? Di me stessa? Presumo che non sia un qualcosa che riguarda l'aspetto estetico, ma più qualcosa su doti naturali, eccetera. Cosa mi piace di più? Vabbè, se penso a cosa, diciamo, non vorrei rinunciare di me stessa. Mm, Sono abbastanza fiera della memoria che ho e abbastanza fiera delle nozioni che ho imparato e che imparo, quindi direi questo. Generalmente non mi piace più di tanto vantarmi, quindi finiamola qui con questa domanda. No, vabbè, apprezzo anche la mia voce, cioè
ritengo di avere una voce abbastanza godibile e lo spero proprio. Qual è la tua fobia? Fobia. Avevo la fobia dei ragni, quindi avevo l'aracnofobia, ma da quando, da quando ho giocato come Lira al GDR di The Witcher non ho più paura dei ragni perché a un certo punto mi sono detta: Lira, uccidi i grifoni e davvero non riesci ad uccidere un ragno? Davvero ti spaventi così tanto? Inizi a avere, lo sapete, no? Ti batte il cuore a 2000, ti blocchi, ti panichi. E ho detto no, adesso basta, prendi e ci devi riuscire. E ci sono riuscita, un traguardo stupendo. Adesso uccido i ragni. Va bene. Quindi attualmente non ho più una fobia. Devo scoprire una nuova. Se vincessi 10 milioni di euro in questo momento, in cosa li investiresti? Io ho degli amici che sono registi e sceneggiatori, hanno delle idee bellissime, bellissime davvero secondo me. Solo che siamo in Italia e non è per niente facile trovare dei produttori con abbastanza denaro da investire e che comunque possano apprezzare la tua idea. Quindi avessi questo denaro, penso che lo investirei in uno dei film di questi miei amici. Qual è il tuo incubo più ricorrente? Il mio incubo più ricorrente, se parliamo proprio di che cosa sogno e mi dà un fastidio cane, è spessissimo sogno di non riuscire a parlare e a urlare, quindi di essere in pericolo di vita, pericolo imminente, e, oppure di essere di fronte a delle persone che mi hanno fatto molto del male, di volergli dire quel che penso di loro, di sentirlo proprio fortissimo dentro e di non riuscire ad emettere nessun suono. Questo mi dà un fastidio tremendo. Quale personaggio storico ammiri? Ce ne sono molti che ammiro, sceglierne uno quindi è difficile. Ah, così, senza starci a pensare troppo, vi direi che studiando la congiura di Catilina io ho sempre dato ragione a lui. E quindi, dai, spezziamo una lancia a favore di Catilina e se anche voi l'avete studiata, ditemi se non vi eravate rotti di Sallustio e non volevate invece dare ragione a quel povero Catilina che tra l'altro era toscano. Fatemelo sapere. Se avessi 10 milioni di follower, di quali argomenti parleresti? Boia, 10 milioni sono tanti, cavolo, 10 milioni. 10 milioni. Penso che più o meno parlerei delle stesse cose di cui sto parlando finora, perché ad essere veramente onesta mi rilassa molto, mi piace molto fare gli ASMR, mi sto un po' realizzando, quindi se avessi tutti questi follower forse vorrebbe dire che gli argomenti di cui sto parlando piacciono, che quindi le cose che interessano a me interessano anche il mio pubblico e allora direi che continuerei a parlare esattamente di queste cose qui. Cosa ti emoziona o ti eccita di più in questo momento? Allora, mm, se sull'eccita, qui si va sul farsi bannare di nuovo perché a me eccita, viene sempre in mente qualcosa che non si può dire, quindi vi dico un tranquillissimo c'era di cui effettivamente si può parlare senza problemi, quindi c'era, ma sull'emozione invece, ora sembra una captazione benevolenzie e non voglio che lo sembri, però a me emoziona tantissimo leggere i vostri commenti, sul serio, ci sono
sono notti, anzi più o meno lo faccio ogni notte, in cui mi sveglio varie volte. Appena mi sveglio, la prima cosa che controllo è se ho qualche nuovo commento ai miei video, perché ovviamente più spesso li guardate di notte. Quindi cos'è che mi emoziona? Voi, interagire con voi. Di nuovo ancora, grazie davvero, ma sul serio non è una captazione di benevolenze, sono veramente onesta, mi succede così, mi emoziona tantissimo leggere il vostro parere su quello che ho da dire, perché è davvero importante, dà una botta d'autostima enorme sentirsi apprezzati per quel che si dice, per quello che fondamentalmente si è nel trasmettere qualche parola di questo tipo. Cosa ti rende più orgoglioso o soddisfatto? Mi sa che la risposta è un po' simile a quella di prima, cioè orgoglioso e soddisfatto. Io sono una persona che tende a tenere molto in conto l'approvazione degli altri, quindi davvero mi date una gran bella botta di autostima. Dunque in questo momento siete voi a rendermi orgogliosa. Cosa apprezzi di più in un'amicizia? La capacità, la possibilità di trovare un mondo solo nostro in cui condividiamo tutto ciò che vediamo, quindi la capacità di trasfigurare il resto del mondo a nostra immagine, la possibilità di essere spiriti affini, quindi il fatto che non ci sia mai abbastanza tempo per stare insieme, che non ci si annoi mai nello stare insieme perché si condividono interessi, passioni, ci si conosce così bene da non avete neanche bisogno di farsi domande, ma soprattutto il saper creare un posto tranquillo solo per noi. E cos'altro apprezzo tanto? Il conoscersi così bene da non potersi mentire a vicenda. Quale sogno devi ancora realizzare? Potermi permettere di abitare da sola e andare a convivere con una persona che ritengo speciale. Qual è la leggenda metropolitana in cui credi? Sono una persona abbastanza superstiziosa, quindi mi sa che per me, che ne so, specchio rotto, 7 anni di guai, non è mica una leggenda metropolitana, è vera. E non so se invece intende se credo nello Yeti o che ci siano i coccodrilli nelle tubature in America, no, queste cose non ci credo. È mai giusto mentire? Io apprezzo molto poco la falsità e le menzogne, molto poco. Diciamo che ci possono essere situazioni, ci possono essere deroghe perché non è possibile dire sempre la verità, nessuno vorrebbe sempre sentirsi dire la verità. Però diciamo che sarebbe bello e liberatorio avere delle persone con cui è impossibile mentire.
Chi è l'ospite della scena dei tuoi sogni, vivo o morto, cioè che sia in vita o già morto? Qui, qui è bellissimo perché sono due a pari merito, oddio, cioè, a parte che sceglierei anche Dante, però per, per orgoglio direi, per orgoglio nazionale, cioè per orgoglio toscano, mi piacerebbe avere Lorenzo il Magnifico come ospite a cena, prima che gli siano accaduti tutti i fatti gravi della sua vita, quindi prima della morte di Giuliano, prima della sua morte, e, per potergli cambiare la vita in meglio, per potergli dire ti prego cerca Colombo, finanzialo, fai sì che tutto il mondo parli toscano. che, che brutta egoista che sono. E, e un altro personaggio che inviterei a cena per puro egoismo sarebbe il Valentino, Cesare Borgia, perché è la mia crush degli uomini del passato. Io ogni volta dico sempre che il Valentino è stupendo, bellissimo e che mi piaceva il suo progetto e alla fine anche quello è un what if storico che effettivamente avrei voluto vedere, quindi se potessi li inviterei a cena qui nel presente e gli spiegherei come va la storia e così gliela farei cambiare. Ti piacciono i cani o i gatti e perché? Gatti tutta la vita, perché trovo che siano intelligentissimi e perché l'affetto di un gatto è necessario conquistarselo con moltissimi gesti quotidiani. Trovo che il gatto sia un animale tanto empatico, tanto capace di consolarti quando sente che hai qualcosa che non va, ma anche tanto furbetto perché comunque sa come ottenere ciò che vuole. Diciamo che rispetto al cane che lo trovo più servile, il gatto mi piace perché è un animale che ti tratta un po' da suo pari se non da suo sottoposto. Per questioni pratiche poi il gatto ha meno bisogno del suo coinquilino umano, quantomeno ha la sua cassetta per i bisognini e sa fare più cose da solo. Il cane invece è un po' più una menata, secondo me. Quale superpotere vorresti avere? Anche questa è complessa, perché così a botta vi direi che mi piacerebbe la telecinesi, ma in realtà mi attira molto anche il potere di mistica, quindi potersi trasformare in qualsiasi persona desideri, cambiare la sua voce, aspetto, eccetera. Mi piace perché è un potere per cui serve comunque anche l'intelligenza, cioè sì ok ti trasformi, però devi saper sembrare la persona in cui ti sei trasformato, quindi hai da farci tutto un gioco che è intrigante. Ok, i film sui supereroi stanno distruggendo il cinema? No, la Disney sta distruggendo i film sui supereroi. I videogiochi sono pericolosi per i bambini? No, i genitori sono pericolosi per i bambini, nel senso che vedo quanto non educano a modo i figli. Le serie televisive sono migliori dei film? No, è un modo diverso di raccontare e secondo me servono entrambi. Cosa ti piace di più del tuo paese? Cosa ti piace di meno? Se per mio paese intendiamo l'Italia in generale, cosa mi piace di più è la sua storia, la sua cultura, i suoi monumenti,
l'arte e la letteratura di un tempo che possediamo tutto il nostro ambiente, il nostro paesaggio, tutto ciò che sappiamo valorizzare veramente molto poco e molto male col turismo, perché noi avremo un patrimonio artistico e culturale immenso, ma lo sfruttiamo molto male. Quindi dell'Italia mi piacciono tante cose, cosa mi piace di meno? Appunto il fatto che tendiamo, secondo me, noi italiani un po' troppo a sottovalutare noi stessi e a idealizzare gli altri paesi come se altrove ci fosse la vera vita, altrove fosse meglio. Noi ogni volta che usciamo dall'Italia spessissimo continuiamo a dire vedi, qua sì che sono bravi, qua sì che è meglio perché c'è questo, questo e quell'altro. Una delle cose che diciamo più spesso è il fatto che all'estero tutto è più silenzioso, tutto è più pulito, che si riconosce che siamo italiani per il nostro tono di voce. Ed è vero, noi tendiamo praticamente tutti, lo so, parlo da persona che fa ASMR, però sì, noi tendiamo tutti a parlare con un tono di voce molto alto, tendiamo a urlare, è vero? Però anche quello per me è un fattore culturale a cui difficilmente penserei che sarebbe bello rinunciare. Cioè, spesso mi chiedo quanto non siano troppo ferree le regole degli altri paesi. Qua all'agriturismo appunto vedo i turisti che in vacanza, specialmente perché sono qui in Italia, pensano che qui si possa fare qualsiasi cosa di assurdo perché da loro non si può fare, ma qui da noi sì, perché pare essere il paese senza regole. E no, no, ovviamente no. Io li detesto e mi arrabbio un sacco con gli stranieri che vengono in Italia, vengono nel mio agriturismo, prendono e ti buttano le cartacce nel giardino e dici ma lo vedi che è già pulito, non è che ce ne sono 100.000 di cartacce, perché diavolo ce le devi buttare? No. E non è che gli stranieri sono così puliti, non è che sono così silenziosi, non è che sono così impeccabili. La natura umana è la natura umana, c'è il bello e c'è il brutto dovunque. E quindi cosa non mi piace dell'Italia? Che noi italiani la apprezziamo troppo poco e che quindi la screditiamo da soli. Cosa pensi dei social media? Sono una benedizione o una maledizione? Io penso che la tecnologia in sé non sia buona o cattiva, credo che tutto stia nel come la usiamo e i social media sono una cosa di questo tipo, ovvero senza i social non sarei appunto qui con voi a parlarvi e come potrei parlarne male. So che ci sono contenuti che io non guardo, non guarderei e che non è che proprio ritenga che il mondo non possa fare a meno di questi contenuti. Però ritengo che la libertà di scelta sia fondamentale e importante, quindi ognuno giustamente deve scegliere quello che ritiene essere il meglio per se stesso. Per oggi ritengo di avervi ammorbato abbastanza con queste domande. No, in realtà spero che vi abbiano fatto rilassare, addormentare e ridicchiare un po'. E quindi, se vi va, se avete altre curiosità su di me, se volete farmi domande anche strane come queste a cui mi avete sentito rispondere,
sono assolutamente ben accette, mi farebbe molto piacere fare un altro video dedicato a questo. Intanto spero che questo speciale vi sia piaciuto e ancora grazie, grazie, grazie mille